primi ricordi legati alla fotografia sono legati alle foto che faceva mio padre, che era un appassionato fotoamatore, bravo, molto preciso. Qualsiasi scatto facesse si segnava tempo, diaframma, ora, luogo, cioè faceva così come i veri fotografi hanno fatto per tantissimi anni. Scattava con una macchina no reflex, con una Contax a telemetro, e faceva diapositive essenzialmente, solo Kodachrome. Quindi diciamo i ricordi legati alla fotografia sono legati alle foto che faceva mio padre, alle proiezioni di diapositive che facevamo in famiglia tornati dalle vacanze. E poi ho iniziato a fotografare, diciamo, un processo di invidia, credo, perché mi ricordo a un certo momento fu regalata una piccola macchina automatica, una Kodak Instamatic, a mio fratello, che è di qualche anno più grande, e io fui, mi ricordo, gelosissimo, invidiosissimo del fatto che mio fratello già facesse foto, e quindi appena possibile ho voluto iniziare io a fare lo stesso. E questo è stato uno degli scatti, dei motivi per cui ho iniziato a fare fotografia. E poi crescendo mi sono appassionato sempre di più. Ho visto il famoso film di Antonioni, Blow Up, in cui c'era questo fotografo interpretato da, non mi ricordo come si chiamava, ma insomma era una figura ispirata a David Bailey, che è un grande fotografo inglese della Swinging London degli anni 60. E questo fotografo in Blow Up faceva una vita che mi sembrava la vita ideale, perché andava in giro di notte, aveva una vita super promiscua, con modelle, attrici, eccetera, in quel contesto temporale di Londra di quegli anni. Non so, mi sembrava veramente non ci potesse essere niente di più bello che fare quel tipo di vita lì, insomma. David Hemmings era l'attore. E quindi ecco, insomma, quindi ho iniziato un po' a fare il fotografo come uno potrebbe iniziare a fare il musicista rock, insomma, questo era un po' il motivo. Però a parte questo c'era, ecco, questo motivo, diciamo, familiare, in cui c'era mio padre che faceva le foto, poi mio fratello, anche se poi lui ha abbandonato subito, e poi c'era questi momenti di qualità intima, familiare, in cui si vedevano le diapositive tornati dalle vacanze, e che era qualche cosa che io forse in qualche modo ho voluto cercare di ripetere. E mio padre era appassionato di fotografia, mia madre era molto appassionata di storia dell'arte, entrambi lo erano, insomma questi input che mi sono arrivati rispetto alla passione per la storia dell'arte hanno fatto sì che io mi divertissi sempre più con la fotografia. In pratica quello che mi hanno trasmesso è stato proprio il piacere estetico, il piacere rispetto all'arte, il piacere rispetto alla fotografia, proprio il piacere vero. Facevo delle foto ispirate a dei soggetti, insomma, abbastanza classici. Mi piacevano molto i ritratti, come ancora mi piacciono moltissimo, e qui torno per l'ultima volta ai miei genitori. Mio padre, che era un grande appassionato di fotografia di ritratto, però stranamente non faceva mai ritratti, e quindi, non so, in qualche modo, avendo io fatto molti ritratti, poi è come se avessi, non so, compensato, vendicato questa cosa che lui non ha mai sviluppato. Sono stato influenzato moltissimo da due fotografi che sono tra i primi che ho conosciuto, molto diversi tra loro. Uno è Ansel Adams e l'altro è Franco Fontana.
fotografi diversissimi tra loro, sia come spessore, diciamo, come spessore artistico e sia come genere di fotografia. I miei limiti tecnici probabilmente mi sono stati molto utili, perché non riuscendo a imitare e a riprodurre in modo soddisfacente quello che facevano i fotografi che mi piacevano, cioè non riuscendo a riprodurre sufficientemente bene i fotografi che apprezzavo, che erano tanti comunque, questo limite, questa incapacità probabilmente mi ha aiutato a cercare di sviluppare uno stile più personale, perché non ci riuscivo proprio a fare delle foto belle come quelle che vedevo, belle o con quello stile. E quindi questo forse è stato uno di quei casi in cui un limite diventa invece un'opportunità.